Piccola premessa, avevo deciso di registrare in inglese e di mettere i sottotitoli in italiano perché volevo appunto migliorare il mio inglese, la mia pronuncia soprattutto perché fa schifo, allarme, però oh, è stato veloce. Però mi rendevo conto che i video venivano molto macchinosi, molto tipo istruzioni, robot, no? E quindi non è proprio il mio stile il robot, quindi diciamo che preferisco parlare in italiano ed essere un po' più me stessa, peggio per voi, e quindi facciamo che mettiamo i sottotitoli in inglese, va? Un'altra premessa, e poi basta con le premesse, ovviamente tutti quanti i miei video, ma anche questo in particolare, sono video dalla mia prospettiva, dal mio punto di vista delle cose. Io non so assolutamente nulla, sono un ignorante e lo so perfettamente. E questi sono dei vlog quasi, anche se non si vede il mio viso, non so se cambia, se ha un altro nome, comunque li chiamiamo vlog perché chi se ne frega. E, e quindi racconto semplicemente la mia esperienza su cose artistiche in particolare, però magari potrei farlo anche su altre cose, tipo telefilm, libri, cose che mi piacciono, giusto perché mi piace ciaccolare con la gente. Allora, tavolette grafiche. Cosa posso dire sulle tavolette grafiche? Io oggi come oggi utilizzo molto di più in percentuale la tavoletta grafica rispetto ai metodi tradizionali, anche se non ho mai abbandonato del tutto il tradizionale, anzi non voglio abbandonarlo assolutamente e poi spiegherò anche tutti i miei perché e per come. E, e la mia prima tavoletta è stata un bel po' di tempo fa, credo 18enne ero, qualcosa del genere, forse prima. Comunque le tavolette non erano ancora una cosa, non c'era nemmeno Instagram forse. E, e quindi diciamo che c'era una sola marca che monopolizzava il mercato e tra parentesi non parlerò di marche né di cose tecniche perché ci sono veramente una caterva di video già su queste cose e è stato discusso da un sacco di persone in modo abbastanza approfondito, quindi non c'è bisogno che io mi metta qui a leggere cose perché fondamentalmente non so nulla, che sapete già, che avete già reperito da altre parti, quindi schippo tutta la parte tecnica della tavoletta. E quindi se eravate qui per le istruzioni o per cose tecniche potete chiudere direttamente il video a questo punto. E dicevo, quando ancora c'era soltanto la Bambù come brand, oppure le sottomarche nei negozi al dettaglio che ti rifilavano a 70 euro, poi erano delle ciofeche, ma questa non è assolutamente una storia vera. Vabbè, ciofeche da 70 euro a parte, e la mia prima tavoletta è stata come tutti quanti la Bamboo Basic, però ovviamente come penso la maggior parte delle persone che si approcciano all'arte digitale, eh, c'è sempre quel periodo in cui non si capisce cosa devi fare, cioè tu lo vedevi così semplice, però una volta che ti metti lì con la tavoletta installata correttamente e il programma aperto davanti, non capisci bene cosa devi fare, lasciando perdere proprio il livello di capacità, nel senso quanto conosco la prospettiva, quanto conosco l'anatomia, quanto conosco le basi. ehm, Non si capisce bene nemmeno come funziona il programma, come mescolare i colori. È un mix tra non conoscere il funzionamento di un programma e il non avere abbastanza esperienza nel tradizionale. Quindi io consiglio, sinceramente, se tornassi indietro probabilmente farei così, di esercitarsi tanto nel tradizionale prima di passare al digitale, perché altrimenti ci si ritrova con due ostacoli, non solo il funzionamento del programma, che comunque non è uguale a usare delle tempere, delle acquerelli o delle altre cose, ogni tecnica ha un suo come si fa e bisogna impararlo ed è sempre un percorso, qualsiasi tipo di tecnica, sia tradizionale che digitale, ha un suo percorso. Tu parti non sapendo fare niente, nella disperazione, buttandoti nel po', poi dopo una volta che riemergi, capisci che piano piano ce la puoi fare. Quindi è sempre
un passettino alla volta, senza stare troppo a disperarsi, soprattutto all'inizio, se le cose non sono esattamente come le avevamo immaginate. E mi sono persa, magico. E dicevo, a parte queste piccole difficoltà, comunque piano piano ingranando, ehm, si fanno le piccole cose, si parte giocando all'impiccato con gli amici sulla tavoletta perché la carta è troppo mainstream, però piccola nota, è comunque una scelta ecologica, quindi applausi a me, ero ecologica ancora prima che diventasse di moda essere ecologici. E piano piano si comincia a fare le cose più semplici, tipo le line art, e si capisce un attimo come aggiostrarsi, soprattutto per il fatto che si ha la tavoletta da una parte e lo schermo dall'altra, e quindi diventa un po' tipo, oddio, ma è come tipo mangiare lo yogurt con una benda sugli occhi e ficcarsi il cucchiaino nel naso, no? E soprattutto le linee curve sono una challenge all'inizio, poi piano piano si migliora. L'importante è continuare tutti i giorni, nonostante le schifezze che saltano fuori, nonostante gli aborti, continuare lo stesso a provarci e non arrendersi mai. Ci sono veramente tantissimi tutorial su internet adesso, quando era il mio turno non c'erano tutorial su internet, quindi siete già fortunatissimi così. E, quindi, insomma, il modo per velocizzare un po' la cosa c'è, ma comunque io penso che l'arte in generale sia qualcosa che richiede del tempo, quindi è inutile pensare di comprare un oggetto e diventare subito Michelangelo, perché non funziona così. E stessa cosa per quanto riguarda le tavolette a schermo, ma ci arriveremo in un secondo momento. Allora, quella tavoletta, la prima tavoletta bambù mi è durata un bel po', in realtà era ancora funzionante, io poi l'ho regalata perché appunto comprandone un'altra non mi serviva più, era inutile lasciarla lì a fare polvere per niente e l'ho donata a qualcuno che ne ha fatto buon uso. E ciao Pao! E vedi, io mi metto a parlare di minchiate mentre sto dicendo una cosa seria, poi non mi ricordo più cos'era la cosa seria e vabbè, allunghiamo la broda. E la seconda tavoletta che ho avuto è stata una Intus e l'ho comprata io ed è successo circa 6 anni fa, forse di più. Quella tavoletta mi è durata fino a dicembre, quando ho trovato un'offerta che non ho potuto rifiutare su Amazon e ho deciso di passare alla tavoletta a schermo. E siccome stavo cominciando a fare un bel po' di commissioni, oddio, un bel po', una dose, una quantità migliore rispetto a prima, diciamo, no? E quindi ho trovato una buona idea ehm, investire qualche soldo su una tavoletta che mi potesse dare più performance. La tavoletta a schermo di base non ti dà una capacità migliore di disegno, queste sono tutte bubbole, tutte cose che le persone credono. È vero, è più comoda perché comunque puoi disegnare direttamente sulla superficie e non devi fare questa cosa di occhio-mano separate, no? E quindi questo è già un vantaggio, già una cosa che ti velocizza ancora di più. Se la tavoletta grafica di per sé ha come pregi il fatto di velocizzare il lavoro, la tavoletta a schermo lo velocizza ancora di più perché hai molta più padronanza della matita di quello che stai facendo, perché riesci a vedere nel mentre quello che stai facendo, appunto, quello che stai disegnando. E quindi ho pensato fosse un buon investimento e ha dato i suoi frutti perché effettivamente sono molto più veloce rispetto a prima, un lavoro che prima ci mettevo magari una giornata, ora in 4-5 ore riesco a completarlo. E questo è tipo wow, magico, fantastico. Quindi se pensate che questa sia la vostra strada, se siete sicuri o se avete un sacco di soldi che non sapete dove buttarli, quindi vi comprate qualsiasi cosa esca nel mercato perché la roba tecnologica tira più della quella, e, fatelo, compratelo. E altrimenti magari dateci, se dovete investirci dei soldi che magari vi richiedono un piccolo sacrificio, fateci prima un pensiero o comunque esercitatevi prima con la tavoletta che avete a mano, soprattutto perché comunque la conoscenza personale fa tutta un'altra cosa. Se si vede un professionista usare una qualsiasi tavoletta, dalla più scrausa alla più bella, alla più costosa, comunque riuscirà a tirar fuori sempre qualcosa di favoloso, mentre una persona che è inesperta
non puoi pretendere che utilizzando un ante diventi anche lui magicamente più performante, non funziona come Popeye e gli spinaci, insomma, è una cosa un po' diversa. La mia tavoletta attuale è una XP Pen e ho scelto la 12 perché costava meno, perché io sono povera, no in realtà anche per quello, però è molto comoda perché è di un formato che posso portare avanti e indietro. Io sono una persona un po' nomade quando disegno perché non ho ancora trovato la mia- il mio angolino, non sono ancora riuscita a imbastire il mio perfetto pertugio per il disegno, quindi passo dal divano al letto, alle scale, in cucina, nel bagno, nello sgabuzzino. Insomma, è sempre una caccia al tesoro trovarmi quando sto disegnando. Perciò, avendo una tavoletta di quel formato, che non è eccessivi, tantissimi cavi, tantissime cose, addirittura il mio computer supporta la tavoletta, quindi non devo attaccare un altro cavo, un'altra presa per poterla utilizzare, quindi una presa sola e via, si fa tutto quello che si deve fare. Perciò l'ho trovata comoda e mi ci sono trovata anche molto bene, comunque è una tavoletta non tanto costosa perché io l'ho pagata in sconto a, mi sembra 200 dollari, 200 euro, penso di sì, e perché c'erano 50 euro di sconto se non sbaglio, quando ci sono gli offertone di Prime sotto Natale, così quando ci sono i saldoni, bisogna sempre il Black Friday che capita vicino al mio compleanno, ma in un periodo in cui ho già speso tutti i soldi, quindi il Black Friday mia nonna, e, è Black perché per me è funeralesco proprio il Black Friday, e ci sono sempre queste offerte, quindi conviene, soprattutto se non si ha una grandissima disponibilità monetaria, di dare un'occhiata in quei periodi specifici. E che altro dire? E questo è stato più o meno il numero di tavolette che ho avuto, sono state 3, 4 se contiamo la ciofeca, che però negherò sempre. Dicevo, i vantaggi appunto riguardano le tempistiche perché ci sono molte opzioni sulla tavoletta che non hai sul foglio, per esempio il CTRL Z o CMDZ se usate la Apple, e, come dire, permette di appunto skippare alcune parti. Alcuni pensano che queste cose, appunto perché ho detto appunto troppe volte, questo tipo di cose siano come barare, tra virgolette, perché se prendi per esempio un occhio, lo fai, poi lo duplichi e ruoti il livello duplicato, quindi hai due occhi perfettamente identici però specchiati, che tra l'altro vanno modificati perché gli occhi non sono mai uguali e danno un effetto molto brutto strabico robot. E questo è barare. Io non penso che sia così, perché lo strumento ti dà di per sé il modo di velocizzare il tuo lavoro. Quell'occhio l'hai disegnato comunque tu, non è che qualcun altro hai ricalcato qualcosa o l'ha disegnato qualcun altro e tu l'hai ricopiato. È una cosa che hai fatto comunque tu, quindi imparare? No. E ci sono anche degli strumenti per appunto migliorare le proporzioni e cancellare senza problemi alcune parti, annullare appunto come dicevo prima. Queste cose sembrano niente, ma piuttosto che star lì tre quarti d'ora a sfregare la gomma sopra il foglio, oppure fare l'errore con la china o con l'acquerello o con qualsiasi strumento utilizziate, non essere in grado di coprirlo perché non è coprente di suo, per esempio se si fa uno stesso errore con la tempera, uno dice vabbè ci passo sopra un altro livello, ci vengono sei strati tipo lasagna di livelli, nessuna esperienza personale giuro, però lo si può coprire completamente, mentre alcuni medium non ti permettono questa cosa, una volta che hai rovinato il lavoro, l'hai rovinato, è da rifare. Questo è un grande vantaggio, è un enorme vantaggio, però è anche una debolezza perché se da una parte si va più veloce, si va più, insomma, si è facilitati, si può aggiustare qualcosa che si è fatto male, dall'altra parte non si fa la pratica nel modo difficile, ovvero le proporzioni vengono modificate, le modifichi alla macchina, sì, le vedi, ovviamente usi i tuoi stessi occhi per modificarle, però non è come ridisegnare da capo, non è la stessa cosa. Inoltre, secondo me, questo è veramente personale, l'arte tradizionale è divertente, proprio l'idea di mescolare i colori, di pocciare, di fare... non voglio dire quella cosa che l'arte digitale è più fredda dell'arte tradizionale perché l'arte tradizionale ti sporchi, mentre
cosa me ne frega a me, anzi il fatto che non mi sporco sinceramente è solo un vantaggio perché una volta che devi fartele da solo le lavatrici ti rendi conto del fatto che sporcare la roba non è così divertente come sembrava da bambini, no? E, e comunque è una bella sensazione, a me piace l'idea di mescolare i colori, quindi e questo è il motivo per cui io non voglio allontanarmi dal tradizionale, non mi sento di allontanarmi dal tradizionale, lo tengo caro nel cuore, quindi continuerò sicuramente anche quella strada. Il motivo per cui non pubblico molto roba tradizionale è semplicemente perché sono una pippa a fare le foto e vengono male, mi fanno incavolare, flippo tavoli, mi butto nel po' e poi decido che non pubblicherò quella foto perché è troppo brutta. E come si dice, non rende onore al lavoro, me lo fa sembrare ancora più brutto di quello che è. E quindi questo è. Quindi questo secondo me è il difetto principale della tavoletta grafica. Se da una parte dà una velocità, dall'altra toglie un po' di manualità, un po' di skill alla persona. Non è neanche così tanto in realtà, però io penso che ci voglia comunque sempre di prendersi la briga di prendersi uno sketchbook, anche di quelli da 2 soldi del Tiger, una matita e andare un attimo in giro, vedere le cose, fare le cose un po' alla vecchia maniera, perché la vecchia maniera ha sempre un non so che, no? E, di programmi ce ne sono tanti, io ho sempre usato Photoshop, mi sono avvicinata a Krita ultimamente, anche se devo abituarmici, perché essendo stata tanti anni con lo stesso programma, passare a un altro che comunque è simile, ma ha comunque delle molte caratteristiche diverse, eh, ti lascia un attimo, oddio, dove sono, cosa sto facendo, ti lascia un po' perso in un buco nero. E vabbè, io penso di aver detto tutto. L'ho detto, cioè proprio mi sono stoppata, tipo ho frenato di colpo perché ho visto che c'era il semaforo rosso, no? È stata una cosa così, non l'avevo previsto neanch'io di aver finito di dire tutto quello che dovevo dire. E, perciò, visto che ho finito di dire tutto, smetterò di dire tutto. Ecco il campanaro che mi segnala che sono le 4 del pomeriggio da questa parte del mondo. E quindi io ho promesso che avrei lasciato il salutone da animatore, che io odio, onestamente non so mai come iniziare sti cavoli di video, perché fare ciao ragazzi, sono... No, perché io odio gli animatori, non personalmente, se siete animatori di qualche villaggio non ve la prendete con me, cioè non ce l'ho con voi personalmente, è proprio l'idea dell'animatore, perché ho lavorato nei villaggi come cameriera, barista, e quindi sentirli tutti i giorni con le stesse musiche, le stesse voci super, super alte, che si capisce che si facevano di qualcosa, perché almeno in quel villaggio si facevano di qualcosa, perché non riuscivano a tenere dietro ai livelli stressanti delle persone, quindi è tutta una cosa molto inquietante, mi dà proprio i brutti pensieri, mi caccia in un trauma e quindi non voglio dirlo il salutone da animatore, però mi sembra brutto, ineducato non salutare le persone quando si comincia a parlare, no? Come quando rispondi al telefono e butti giù senza dire nulla, è brutto, cioè, che cavolo. Quindi io la smetto di fare figurone di cioccolata facendo vedere tutta la mia personalità bellissima e vi rimando al prossimo video. Spero che il mio disegno nel frattempo vi sia piaciuto. In realtà l'ho realizzato un po' di tempo fa e l'ho ripreso in un secondo momento perché mi sono accorta che non mi piaceva moltissimo come erano gli occhi e cioè, più che altro la parte degli occhi ho modificato e anche magari un po' la parte della mascella e quindi il risultato è leggermente diverso dall'ultimo frame, però mi sono dimenticata di registrare l'ultima parte, quindi vabbè, fa lo stesso. E l'ispirazione, sì, l'ispirazione, la foto l'ho presa da Pinterest, non so citare la fonte, adesso la cercherò e magari se la trovo la linkerò in descrizione perché è sempre carino citare le fonti. E niente, io vi dico ciao e se vi è piaciuto questo video, se volete ancora seguire le mie avventure da ubriaca per questo mondo artistico, potete mettere un follow, si dice follow anche se non subscribe su YouTube e potete seguirmi su Instagram dove pubblico più o meno quasi tutto quello che faccio e quindi niente. Fa un sacco caldo, io adesso andrò a cercare del gelato, qualcosa del genere, perché veramente sto morendo. E
al prossimo video, ciao a tutti!